In questo video andremo a vedere come creare un bianco e nero drammatico utilizzando una semplice azione. Trovi il link per scaricarla nella descrizione o nel primo commento. Per creare questo effetto ci sono diversi metodi. Il metodo classico, tramite il livello di regolazione bianco e nero, e un livello più complesso. Per questo ti ho creato un'azione con ben 5 tipologie di bianco e nero. Vediamo ora il metodo classico. Per prima cosa, carica la tua immagine che vuoi convertire in bianco e nero. Duplica il livello sfondo e rinominalo in bianco e nero classico. Poi seleziona il livello di regolazione bianco e nero e premi su Mac Option per far comparire un quadrato con una freccia verso il basso. Questa opzione serve per applicare il livello attuale su tutti i livelli sottostanti. O clicca Proprietà del livello bianco e nero e poi seleziona il quadrato bianco con la freccia verso il basso. A questo punto seleziona entrambi i livelli, poi crea una cartella e rinominala. Per ottenere un bianco e nero più bello, spostiamo il rosso verso sinistra e il giallo verso destra. Nel tuo caso, sposta gli altri colori per accentuare o ridurre il colore che stai modificando. Nel mio caso, se modifico gli altri colori non cambia nulla, perché la fotografia non ha questi colori. Ora clicca sull'occhio per disabilitare il livello, così da vedere la differenza tra la foto colorata e la foto in bianco e nero. Disattiva poi la cartella BV classico e seleziona il livello di sfondo. Poi installa la mia azione. Ti basterà cliccarci sopra 2 volte. Spostati nel menu azioni, apri la cartella MLBV, poi seleziona BV e premi Play. Dopo pochi secondi uscirà un pop-up con le istruzioni. Nella selezione livelli troverai 5 tipi diversi di bianco e nero. Seleziona quello di tuo piacimento. Clicca su Continua e sposta la cartella BV classico sotto al livello 1. Poi per fare ordine seleziona dal livello 1 al livello BV5. Premi sull'icona cartella e rinominala a tuo piacimento. Attiva e disattiva la cartella chiamata MLBV per vedere la differenza tra il bianco e nero classico e il bianco e nero creato dalla mia azione. Ora non ti resta che attivare il livello bianco e nero che ti piace di più. Mi raccomando, attiva la cartella MLBV per vedere le modifiche sulla curva di regolazione. Poi attiva un livello alla volta. Scegli quello che ti piace e se vuoi portare delle modifiche alla curva, clicca sul livello curve una volta per attivare le proprietà e regola la curva in base alle tue esigenze. Se hai sbagliato, premi Command Z per tornare indietro. Attiva e disattiva la cartella chiamata MLBV per vedere la differenza tra il bianco e nero classico e il bianco e nero creato dalla mia azione. Qua sopra ti lascio altri video inerenti a Photoshop. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale.